Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel canale. Oggi vediamo insieme come trasformare il cilindro di un rotolo di carta igienica in una fantastica scatoletta vintage. Nel video vedremo insieme come lavorare il rotolo per trasformarlo in una scatoletta e come decorare poi la scatoletta. Prima vedremo come colorarla con del colore acrilico e poi vedremo un metodo alternativo per decorare la stessa scatolina con della carta vintage, di quelle che si usano normalmente per lo scrapbooking. Direi di non indugiare oltre e di andare subito a vedere di che cosa avrai bisogno per realizzare la tua scatolina. Per la realizzazione della scatolina avrai bisogno di il cilindro di un rotolo di carta igienica, una matita, un righello, delle forbici e della colla vinilica. Per la decorazione invece avrai bisogno di colore acrilico oppure carta da scrapbooking, un pennello, un'occhiellatrice, un nastrino, un filo o eventualmente un bottoncino. Pronti? Partiamo! Prendi il cilindro di cartoncino e appiattiscilo bene ai lati. Ora traccia una linea a 1 centimetro di distanza dal lato lungo. Fai un'altra piega sulla linea che hai appena disegnato e fai lo stesso dall'altro lato. In questo modo costruisci il corpo della tua scatoletta. Ora traccia 2 linee rispettivamente a 2 e 3 cm di distanza dal lato corto. Fai la stessa cosa su entrambe le facce della scatolina e verifica che le linee corrispondano sui 2 lati. Taglia una faccia della scatoletta fino alla linea dei 3 cm e piegala verso di te. Occhio a non tagliare via i lati della scatoletta, quelli da 1 centimetro per capirci. Tenendo la linguetta piegata, taglia via tutto il cartoncino sull'altra faccia della scatoletta. Occhio a non buttarlo via perché andremo a farci la base della scatolina. Sul pezzo tagliato, traccia una linea di 1 centimetro di distanza dal lato lungo e taglia entrambi i lati corti. Se vuoi, taglia gli angoli per ingentilire un po' le linee. E se ti piace questa soluzione, fa lo stesso con la linguetta superiore della scatolina. Ora aspetta un attimo a incollare il culetto della scatolina perché prima dobbiamo decorarlo. Se questo video ti è stato utile finora, metti un mi piace e se ti interessano argomenti come il riciclo creativo, l'upcycling o la creatività in genere, allora iscriviti al canale perché faremo un sacco di pastrocci carini, o almeno lo spero, insieme. Mescola il colore acrilico con l'acqua, prendi un pennello e dipingi la superficie della scatolina. Poi lasciala asciugare. Nel frattempo, mentre si asciuga, spennella il lato interno della base della scatolina con colla vinilica. Oppure fissalo con la colla a caldo se vai meglio. Non avendo colori appositi per antichizzare la carta, io ho usato una matita per gli occhi nera e ho distribuito il colore con le dita. E secondo me è una soluzione che funziona. L'effetto a me non dispiace per niente. Ora buca la linguetta e, se hai un'occhiellatrice, fissa bene il cerchietto di metallo in modo da proteggere il buco e infilaci un nastrino o un filo, quello che vuoi tu. Io, non avendo un'occhiellatrice vera e propria, ho deciso di piazzarci un bottone, anche perché i bottoni mi piacciono un casino. Se come me decidi di usare il bottone, puoi fissarlo solo con il filo, facendo un nodo abbastanza grosso all'interno, oppure puoi attaccarlo con la colla a caldo. La tua scatolina è pronta. Ho fatto un'ulteriore prova con un bottoncino un po' meno arrogante, esperimento che peraltro ha molto incuriosito la micia. Ho tenuto il solito nodo dietro, senza attaccare il bottone, e questo è il risultato.
Prendi della carta da scrapbooking o qualsiasi foglio di carta dalla grammatura abbastanza fine. Prendi le misure delle facce della scatolina e ritaglia i pezzi sul foglio di carta. Spennella la superficie della scatolina con la colla vinilica e attacca i pezzi di carta. Io ho tagliato i pezzi tenendo qualche millimetro di abbondanza e una volta incollati ho tagliato via la carta in eccesso. Poi spennella la superficie interna della base della scatolina con la colla e attaccala alla scatolina. Fai il solito buco sulla linguetta. Stavolta ho provato a inserire una spilla da balia. Ci ho infilato delle cru color panna e ho avvolto la scatolina. La scatolina numero 2 è pronta. Bene, anche per oggi abbiamo finito. Fammi sapere quale delle due scatoline ti piace di più. Se sei arrivata o se sei arrivato fin qui, al solito ti ringrazio moltissimo del tuo tempo e se vuoi che ci incontriamo al prossimo esperimento creativo, non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanella delle notifiche. Grazie ancora di cuore e ci vediamo al prossimo esperimento creativo. Ciao!